Ciao a tutti, io sono Leone e benvenuti a Inspire Me, dove intervistiamo i leader di oggi per formare quelli di domani. Io oggi sono qui con Maria Perdicchi. Benvenuta. Grazie, piacere essere con voi. Allora, dopo aver conseguito una laurea in economia alla Bocconi e un MBA in finanza alla New York University, Maria ha iniziato il proprio percorso lavorativo in Bocconi, poi World Bank e in CTI. Inoltre, in Premia Fin ha guidato pianificazione e controllo strategico e in Borsa Italiana ha creato e lanciato il nuovo mercato. Successivamente è stata CEO per il Sud Europa di Standard Poor's, gestendo relazioni istituzionali e di mercato. Oggi siede nei board di Unicredit, Autogrill e Luxottica ed è presidente di Ned Community, con un impegno costante per governance moderna, valore sostenibile e leadership inclusiva. Allora, Maria, partiamo subito. Ti vorrei chiedere, in che cosa consiste il tuo lavoro e la tua esperienza professionale? Beh, alcune delle cariche che hai citato, peraltro, sono del passato, però le ho fatte negli ultimi Certo. anni, perché come sai, certi board poi dopo finiscono. Comunque, oggi mi occupo molto di governance e siedo in alcuni consigli di amministrazione, poi faccio anche molto lavoro per le associazioni, per gli amministratori non esecutivi. Però la mia esperienza è fondamentalmente quella di una iniziale accademica per poco tempo, per poi convertirmi in una manager del settore finanziario dove mi sono occupata sempre di mercati, strumenti di debito, di equity e gestendo diverse realtà, sia lo sviluppo della borsa italiana quando si è privatizzata, gestendo il mercato per le imprese innovative, che il Citibank facendo corporate finance per le aziende, clienti di solito di grandi dimensioni. Poi ho lavorato molto in Standard Poor's dove mi sono occupata sia anche qua di emittenti, di investitori e ovviamente di strumenti di debito, in questo caso non di equity. Poi sono stata in diversi consigli di amministrazione di aziende industriali e finanziarie. Io ho una formazione un po' più bancaria finanziaria, però mi sono occupata anche di aziende industriali, però sempre più dal lato finanziario e di rischio, diciamo. Quindi le mie competenze sono soprattutto finanziarie e di rischio, perché avendo lavorato nei mercati ho sempre approfondito tematiche che hanno a vedere con, diciamo, le capacità delle imprese di creare valore, ma sostenibile, però anche di stare sul mercato e di, diciamo, poter ben gestire i loro rischi di diverse tipologie. Oggi sono più, diciamo, in una fase in cui mi occupo di consigli, come ti dicevo, e poi di attività non profit, sempre in area governance. Certo. E tornando appunto, diciamo, il tuo lavoro consiste, come hai detto, la tua esperienza in un ambito finanziario. E tornando ai tuoi studi scolastici e universitari, cosa, secondo te, che influenza ha avuto la scuola e l'università sul tuo successo lavorativo e personale? Ma moltissimo, moltissimo, perché io ho scelto la Bocconi, venivo dalla provincia, ho scelto la Bocconi per uscire dalla provincia, non ero così convinta di voler studiare economia, mi sembrava una cosa un po' arida, è stata una cosa un po' arida i primi 2 anni, poi mi ha un po' più appassionato, però io ho fatto economia politica, quindi macroeconomia, con una grossa collegamento con i contesti economici macro, quindi non Certo. aziendale. Mhm. E questo mi piaceva molto perché univa anche altre discipline di cui io ero appassionata, soprattutto discipline sociali. Poi dopo la Bocconi ho deciso di restare, avevo iniziato una carriera un po' accademica come assistente, sempre però nell'ambito bancario e finanziario, quindi diciamo a metà tra la macroeconomia e la micro, e però ho deciso che dovevo avere un'esperienza internazionale e che non potevo essere solo italiana, e quindi sono andata a New York, dove prima ho lavorato un po' a Washington, e poi sono andata all'università all'NYU dove ho fatto un MBA in finanza, quindi lì ho approfondito le mie conoscenze finanziarie. Devo dire, quello mi ha aperto un mondo completamente diverso e ho capito che non ero poi fatta per l'accademia, ma più per le aziende e aziende internazionali, che volevo stare in un ambito internazionale, da lì le mie affiliazioni con organizzazioni fondamentalmente internazionali, sia perché il livello e la qualità del lavoro era più elevata, sia perché la cultura era più aperta, più imprenditoriale, sia perché mi ero alimentata talmente di tante cose interessanti a New York, che poi ero proprio nel cuore del mondo finanziario, i miei Certo. professori lavoravano tutti a Wall Street
che a quel punto non volevo rinunciare a questo aspetto un po' internazionale e devo dire che se non ci fosse stata prima Bocconi, poi qualcuno che in Bocconi mi ha detto vai in America a studiare e quindi io ci sono andata nonostante che i miei professori non fossero molto d'accordo, che dicevano Mhm. che perdevo tempo, che era troppo cosa andavo a fare, potevo restare lì a fare l'assistente in Bocconi, invece io l'ho fatto che ero già assistente, quindi ho mollato tutto per andare a fare un altro MBA che a quei tempi non li facevano in molti, anzi Bocconi non li faceva proprio nessuno. E poi ti ha aperto le porte, Mi diciamo. ha aperto le porte tantissimo, scusi, mi ha aperto lo sguardo sul mondo, su tutto un mondo professionale, intellettuale, culturale diverso, molto più multiculturale, molto più dinamico, molto più meritocratico. E quindi a quel punto ho detto no, voglio lavorare per un'organizzazione che sta su più mercati, che si occupa di tanti strumenti finanziari e che aiuta le aziende a crescere fondamentalmente. Che questa, secondo me bisogna anche, quindi l'università è stata importantissima. Se non fossi venuta in Bocconi certamente non avrei sviluppato quella curiosità che mi ha portato poi in America, ma l'America è stata fondamentale, mi ha È stato il cambiato punto proprio di svolta della... è stato proprio il punto di svolta. Poi da lì sono rientrata in Italia, però sempre con aziende internazionali. Ecco, Certo. questo per me è sempre stato un po' un must. Quindi direi E scelte importanti. La prima è stata un po' casuale, Bocconi, forse più per venire a Milano e togliermi dalla provincia che non... Però poi in Bocconi comunque si respirava un'aria interessante, anche se non era la Bocconi di oggi, era molto meno internazionale. Però da lì ho anche trovato dei professori che mi hanno spinto su questa direttiva più internazionale che poi mi ha veramente, come ripeto, cambiato un po' tutto. certo. E come esperta di finanza, che competenze ritieni più importanti per i giovani di oggi? Ma guarda, io direi un misto di competenze cosiddette soft e hard. Hard sicuramente, cioè finanza, La mercati, matematica, tutta la vanno parte... studiati, sì, matematica, statistica, matematica finanziaria, ma anche proprio microeconomia, economia dei mercati finanziari, economia come anche microstruttura dei mercati, come i mercati funzionano. Anche bancaria è importante perché comunque il collegamento tra gli strumenti finanziari il risparmio e gli investimenti avviene sempre attraverso o i mercati diretti o i mercati indiretti, quindi banche e mercati finanziari. Quindi direi sicuramente senza di quello non puoi pensare di avere delle basi solide. Poi molte basi te le fai lavorando, perché una cosa è fare la teoria, una cosa può essere lì con uno spreadsheet per calcolarti un cash flow, fare un consolidamento di un'azienda o fare insomma, fare delle operazioni su cui ti devi veramente scornare sui numeri, no? Mm, E io direi che l'intelligenza artificiale non dovrebbe esserci perché lo devi proprio imparare tu, se no non sì, capisci sì. bene il collegamento tra le variabili. E poi secondo me comunque rimangono molto importanti le soft skills, la capacità di adattamento, di flessibilità, di lavorare duro, perché comunque sono lavori duri in cui spesso hai delle deadline molto stringenti, di darti da fare, di essere anche umile in certi momenti, imparare a chiedere, saper fare le domande giuste, saper imparare dagli altri e avere anche la curiosità, perché se uno non vuole fare le cose facili, difficilmente cresce. Bisogna un po' scornarsi anche con le cose difficili, con i momenti di incertezza, perché è così che uno cresce. Poi è sempre bello anche lavorare molto con i clienti, con le tue controparti, e Mm. quindi questo ti impone di avere una certa capacità di fare le domande giuste, di saperti porre, di non essere arrogante, ma di essere educato, ma anche, diciamo, curioso, flessibile, capace di metterti un po' anche nelle situazioni altrui. Cioè, tutte queste cose, secondo me, a volte i giovani di oggi le trascurano, no? Cioè, vanno lì e pensano che non so, cioè ti devi conquistare anche il rispetto dei tuoi clienti, dei tuoi superiori, anche mettendoti lì con umiltà e mostrando che tu vuoi imparare, vuoi crescere, che impari da loro, che ascolti, non solo che pensi di poter fare. Quindi, secondo me queste sono qualità che un pochino si stanno perdendo e io invece le considero importanti. E poi la curiosità, cioè fare cose nuove. Non lo so fare, benissimo, chiederò, mi arrangerò, sbaglierò, ma le devo fare perché è solo così che cresco. Diciamo che ci sono delle
diciamo, dei prerequisiti di abilità, come hai detto tu, matematiche, Sì, che... ma che poi non devono essere, non sono mica cose speciali, basta Sì, sì. mettersi lì a studiare, non è che ci E vuole una... poi, solo che diciamo quello che differenzia una persona dall'altra in un ruolo finanziario, magari è appunto, come dicevi tu, la curiosità, la volontà a essere disponibili, la volontà anche a lavorare duro, sacrificarsi, no? Sì. E anche di restare informati, leggere i giornali, quello che accade, cioè non è che Sì. si impara solo sul tuo caso, impari anche leggendo cosa succede Mhm. negli altri mercati, nei vari strumenti, collegando la macro view con la micro view, no? Perché se c'è Certo. una crisi, le aziende vanno in un modo, se la crisi c'è invece siamo in una fase di crescita, vanno in un altro. Quindi secondo me è molto bello questo collegamento tra la grande visione economica e poi quello che le aziende, gli operatori effettivamente mettono in pratica, no? Perché Certo. ti dà anche una motivazione diversa. Mhm. E diciamo, tu hai lavorato in tante diverse aziende, in tanti diversi ruoli, ma diciamo, attualmente cos'è che ti dà più soddisfazione del tuo lavoro e perché lo consiglieresti a un giovane? Beh, sai, il mio lavoro adesso è un po' cambiato perché non sono più manager, sono solo consigliere di amministrazione, quindi poter contribuire al successo delle società in cui sono è sicuramente importante, è fonte di soddisfazione poter vedere queste società che vanno bene, che crescono, che producono valore, che si affacciano sempre di più a tematiche nuove, cercando di gestirle al meglio, come tutti i temi di sostenibilità, è sicuramente molto bello sapere che puoi contribuire con la tua esperienza a dare dei consigli o magari anche a gestire delle situazioni complesse. In passato direi la soddisfazione maggiore è quella di effettivamente riuscire a fare delle cose che erano utili anche al mondo, alla società, all'economia, quindi a far crescere un'azienda, a farla andare meglio, piuttosto che a gestire meglio dei rischi. E anche a fare queste cose, cioè a dare questi servizi con integrità, con rigore, con serietà professionale. Per me questi sono proprio elementi valoriali, valori che io nel mio lavoro ho sempre voluto cercare di affermare, no? E quindi ho scelto lavori dove o lavori, scusa, dove questi valori avevano un'importanza. E ho cercato di avere una mia etica professionale che ho tenuto sempre molto in maniera ferrea e questo mi ha dato soddisfazione personale perché non ho mai dovuto accettare troppi cose che non mi piacevano, situazioni che non mi piacevano. Ho scelto quelle dove mi sentivo a mio agio e le ho gestite, poi magari certe volte con più successo di altre, però comunque con la soddisfazione di averlo fatto e di averlo fatto con le mie forze e le mie capacità. Quindi magari consiglieresti ai giovani di, quando, di occupare posizioni lavorative che sono magari più, cioè anche se un lavoro dà più soldi o dà più No, di potere, fare qualcosa in cui si crede, in di cui fare si pensa. qualcosa in cui si crede anche eticamente e anche che segue i propri E valori dove ti senti a personali. tuo agio anche nell'ambiente, in che cosa? Io per esempio ho sempre lavorato in aziende che avevano anche un po' una missione di mercato, non Mhm. solo di cliente, hai capito? Ma portare il mercato, le aziende, farle crescere, dare delle piattaforme che consentisse loro di realizzare più investimenti, cioè, per me è importante che tu ti senti di credere in quello che fai, di contribuire a un qualcosa che è anche un bene comune, poi può essere di diverso tipo. E poi anche che puoi far crescere le persone con cui lavori, quindi che gli trasmetti passione, gli trasmetti voglia di crescere, li vedi diventare, avere successo. Per me questo è un gran motivo di soddisfazione. Io ho un sacco di ex colleghi che sono diventati degli ottimi professionisti, oggi hanno delle responsabilità più alte delle mie e Certo. mi fa molto piacere vederle. E come ultima cosa, Maria, ti vorrei chiedere, qual è stato il miglior consiglio che tu abbia ricevuto? E adesso a tua volta, che consiglio daresti a te stessa di 16 anni, quindi del liceo? Mm. Ma guarda, al liceo ancora non sapevo che avrei fatto economia, quindi voi siete Mhm. più avanti di sicuro come generazione, avete anche molti più strumenti, più conoscenze, andate all'estero da giovani, io sono andata all'estero in America la prima volta per fare la mia tesi di laurea, quindi
Però il consiglio migliore che ho avuto è stato questo: sporcati le mani, vai in America, vedi un mondo diverso e fai la tesi lì. E da lì si è aperto tutto quello che ti ho un po' sintetizzato, nel senso che se non avessi fatto quel passo non credo che avrei affrontato le stesse sfide con lo stesso entusiasmo e passione. Ed è Eh, stata una scelta difficile per te o o hai proprio colto No, questa opportunità no, non è subito? stata, no, l'ho colta un po' così, anche con un po' forse di innocenza, se vogliamo. Poi quando mi sono catapultata là ho capito che non ero così preparata, mi sono messa a studiare giorno e notte per cercare di non fare delle figuracce e l'ho fatto e poi sono tornata, mi sono laureata e a quel punto sono rimasta in istituto per un po'. No, non è stato Beh, certo, c'erano delle difficoltà da superare, anche linguistiche, mica se ero così fluent in inglese. Però sono tutte cose che ti fanno anche crescere. Ho conosciuto tante persone di tanti paesi, quindi direi che non è stato traumatico. Certo, poi ci sono esperienze che possono essere più difficili, però secondo me è nelle difficoltà che cresci, nel cambiamento. Non bisogna mai essere troppo legati alla propria comfort zone, perché poi no, se no non trovi, non trovi la tua strada. E poi ci vuole anche un po' di fortuna, perché a volte delle occasioni così, fai questo stage, fai questa borsa di studio, prova questo corso, ti aprono degli orizzonti che tu non sapevi prima che potevano Certo. appassionarti. E quindi è solo provando, buttandosi, lanciandosi che vedi delle cose che possono diventare poi delle passioni, perché è difficile a 16 anni sapere che ti piacerà fare, non so, Sì, sì, sì. l'industriale piuttosto che il marketing expert o magari il direttore del personale, capisci? È Mhm. difficile. Quindi ci vuole un po' un mix di curiosità, di prendere qualche rischio, ma anche di avere un po' di fortuna di incontrare le opportunità giuste. Quindi Certo. il mio consiglio ai giovani è: buttatevi, fate, però non pensate di fare le cose facili, bisogna sempre impegnarsi. Fatevi dare dei consigli da delle persone che stimate. E io, per me è stato il professore con cui mi sono laureata, per me è stato sempre un mentor molto importante. E cercate di avere dei role model, dei modelli di riferimento, perché quelli sono sempre importanti. Però tira fuori anche del tuo. Cioè, se tu hai una passione per una cosa, persegui la tua passione, perché certamente farai meglio quella cosa di altre. Però non pensare che è tutto dato solo perché c'è la passione, hai tutto in mano. No, devi imparare, Sì, devi. passione e impegno, Passione e impegno. E certo. buoni consigli, perché no? E confronto con gli altri e anche disponibilità a cambiare un po' nel tempo, no? Uno può Certo. iniziare con un percorso e poi cambiarlo. Oggi ci sono molte più possibilità dei cambiamenti in corso, c'è anche molta più competizione, quindi anche questo impegnano un po' i giovani e credo che non sia facile per loro scegliere tra tutte le opportunità, però uno deve un po' cercare di seguire un pochino proprio anche un po' il suo istinto. Allora ti ringrazio tantissimo Maria per questi ottimi Figurati. consigli e ti auguro una buona serata, grazie mille. Grazie anche a voi, auguri a tutti e buona fortuna, perché siete all'inizio di un percorso che sarà sicuramente appassionante. Grazie mille. Ciao. Ciao, grazie mille.